Qua noi quello che facciamo importantissimo è proprio la gestione del pascolo rigenerativo, che è un modo di pascolare completamente diverso da quello che purtroppo si pensa come unica modalità. Molto spesso si parla di pascolo brado. Il pascolo brado è una gestione, una modalità di pascolare che non è valido nel lungo periodo, soprattutto proprio perché la modalità di pascolo brado va a deteriorare e a rompere gli equilibri che possono esserci già magari presenti in quel terreno. Il pascolo rigenerativo non è altro che dividere il pascolo in parcelle e portare gli animali solo nelle parcelle dove c'è il punto ottimale dell'erba. Quello del pascolo rigenerativo invece è assolutamente dargli il tempo necessario che le sensory raggiungano la forza per poter quindi incamerano tramite la fotosintesi l'energia e le sostanze che trasformano con le radici per ritornare a essere sempre più forti. Quando guardiamo una pianta, quello che c'è sopra c'è sotto, anzi sotto teoricamente un po' di più. Quindi quando vediamo quei pascoli bradi che so praticamente dei prati all'inglese, tutti alti 3-4 cm, vuol dire che sotto grosso modo è la stessa cosa. Quindi comunque poi andiamo pure incontro a problemi di potenziale erosione, poche radici nel suolo, quindi poche radici significa anche meno carbonio e tutto quanto. Quindi e le praterie sono gli ecosistemi tra i più. Noi abbiamo visto il bosco perché da noi il bosco è l'ecosistema più complesso, ma in natura in realtà le praterie sono quelle che hanno più potenziale di biodiversità e capacità anche nella gestione del carbonio e tanto altro, e sono proprio gli erbivori ruminanti che le gestiscono. Potete notare la biodiversità delle erbe. In questo periodo c'è un'abbondanza della malva, l'oietto, cicoria e altre, ce ne sono svariate. Questo è l'obiettivo che cerchiamo, aumentare sempre di più la biodiversità. È finito il gioco che a portare sostanza chimica era sufficiente per produrre. Quando uno pensa di sorpassare la natura su alcune cose che la natura ha miliardi di anni sulle spalle, con arroganza noi pensiamo che invece possiamo essere più forti della natura, perdiamo quasi sempre, anzi sempre. A media profondità sono la caminace, il caldo spontaneo. La presenza di acqua nel terreno appare molto umido di sicuro, anche perché comunque si è ancora mattina, quindi è molto fresco. La pratica agricola è solo da riposo, ma è solo da 11 anni perché prima veniva coltivato. Per quanto riguarda l'odore è principalmente minerale e terroso e al fatto ha una consistenza soffice umida.